Come sarà l'Inter 2022-2023? Cosa sappiamo oggi, nel primo giorno del ritiro estivo che dà il via alla preparazione per la nuova stagione, subito dopo la conferenza stampa di Beppe Marotta e Simone Inzaghi, a cui ho partecipato nelle scorse ore. Ho avuto l'onore e il piacere di rappresentare Passione Inter nella sede dell'Inter e ho avuto quindi la possibilità di ascoltare da vicino l'amministratore delegato Marotta e il mister Simone Inzaghi, raccogliendo poi tante notizie e tante informazioni, confrontandomi con gli stessi dirigenti dell'Inter, con lo staff, l'allenatore e ovviamente anche con tanti giornalisti presenti. Quindi oggi abbiamo deciso di fare un bel riepilogo perché c'è molto di cui discutere, c'è tanto da dire, ne approfitto per farvi un punto della situazione sul mercato dell'Inter. Quindi ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter. Nuovo contenuto oggi che si basa su una dichiarazione di Simone Inzaghi, soprattutto una dichiarazione che ci permette di capire come sarà l'Inter 2022-2023 e soprattutto ci permette di fare il punto della situazione sul mercato nerazzurro, perché il mister ha detto in maniera molto chiara che la sua nuova Inter per questa seconda stagione alla guida della formazione nerazzurra sarà composta dai portieri più 20 calciatori di movimento, quindi di fatto 2 giocatori affidabili per ogni ruolo, in modo da avere un titolare ed una sua alternativa all'altezza, più alcuni giovani da valorizzare dal settore giovanile, che potrebbero essere 3. Questa sarà la composizione della rosa a livello numerico. Poi all'interno di questa rosa invece il mister ha specificato, per quanto riguarda l'attacco, che l'obiettivo sarà quello di avere 4 attaccanti più un quinto probabilmente molto giovane o comunque giovane, che sa già in partenza che non avrà molto spazio durante questa stagione, ma potrà accumulare delle esperienze importanti in un reparto pieno di giocatori con grande esperienza e di grande spessore. Per cui sulla base di questo, di queste dichiarazioni, di quello che abbiamo raccolto, andiamo adesso a disegnare la formazione dell'Inter per la nuova stagione e sopra ci facciamo dei ragionamenti e delle considerazioni insieme. Prima però vi chiedo il favore di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, così ci date una mano a far crescere sempre di più il progetto Passione Inter e a raggiungere nuovi traguardi insieme, come questa grande soddisfazione di poter essere invitati alla conferenza di inizio stagione, ma soprattutto iscrivendovi non vi perdete i prossimi contenuti e stiamo per lanciare anche un video esclusivo, un contenuto esclusivo con delle immagini e una sorta di vlog proprio dalla sede dell'Inter. Vi porto dentro la sede dell'Inter. Quindi mi raccomando, iscrizione subito e un mi piace che non fa mai male. Andiamo a vedere però quindi la situazione ad oggi del mercato nerazzurro con la formazione. Come si schiererebbe oggi? Qual è la formazione dell'Inter? Oggi ve la leggo reparto per reparto e poi per ogni reparto facciamo il punto anche con le notizie di mercato che ho raccolto nella sede dell'Inter. Partiamo dalla porta, dove mister Simone Inzaghi ha detto in conferenza che sarà ancora Andanovic il titolare perché lo ha meritato con il rendimento dell'ultima stagione. Dichiarazioni del mister: e Onana avrà spazio poi stagione in corso, ma sarà soprattutto il futuro della porta dell'Inter. Sinceramente mi sono sembrate dichiarazioni abbastanza normali e scontate, non credo che potesse accantonare fin da subito Andanovic, quindi ci sta questo avvicendamento che potrebbe arrivare durante il corso della stagione. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi l'Inter ha a disposizione Skriniar sulla destra con D'Ambrosio come alternativa. De Vrij di fatto non ha un'alternativa perché Van Oisden, qualcuno diceva che l'Inter avrebbe potuto valutare il giovane difensore belga che invece si sta trasferendo in prestito in Olanda, e a sinistra invece ci sono Bastoni e Di Marco. Qual è la situazione per il mercato in difesa? Abbiamo messo Skriniar e De Vrij un po' in bilico, oltre alla casella ovviamente attualmente vuota, e vista la casella vuota, possiamo dire subito che un difensore sicuramente arriverà per prendere quello spazio che è stato lasciato vuoto da Ranocchia. Se partirà un altro difensore, gli acquisti in quel reparto saranno 2 e in questo modo i conti di avere per ogni ruolo un titolare e anche un'alternativa tornerebbero. In difesa, da quello che abbiamo detto ieri, l'Inter è intenzionato a far partire al massimo un solo difensore, quindi c'è chi dice che possano partire sia Skriniar e De Vrij. Dopo le informazioni che abbiamo raccolto ieri nella sede dell'Inter, mi sento di dire che partirà al massimo uno dei 2 e non entrambi. Ci manteniamo sempre uno spiraglio percentuale perché poi il mercato è sempre molto imprevedibile, però
ad oggi l'informazione che esce dall'Inter è che ne parte solo uno, e il più probabile al momento tra Skriniar e De Vrij sembra proprio Milan Skriniar, perché nel mirino del PSG al momento i parigini partono da una valutazione di 50, si sono spinti forse a 55, massimo 60 milioni di euro come offerta. L'Inter continua a chiedere 80 milioni, l'Inter non ha urgenza di fare cassa in questo momento e quindi continua ad alzare la sua richiesta attorno agli 80 milioni di euro. Diciamo che la mia sensazione, dopo anche quello che abbiamo ascoltato ieri, è che attorno ai 68-70 milioni di euro più bonus l'operazione potrebbe andare in porto e potrebbero esserci novità già nelle prossime ore. In entrata Akanji, nonostante il nostro studio che abbiamo fatto ormai un paio di settimane fa, in cui siamo andati alla ricerca del miglior sostituto possibile di Milan Skriniar, ed era emerso in maniera forte anche il nome di Akanji, poi è stato accostato all'Inter dai quotidiani anche in Germania, non è al momento un nome concreto da quello che abbiamo raccolto, mentre Milenkovic è un nome molto probabile sul quale l'Inter sta lavorando a prescindere anche dalle uscite, perché potrebbe anche essere lui il colpo con cui riempire quella casella rimasta vuota, così come l'Inter va avanti in maniera molto forte, molto concreta su Bremer. Lui è l'obiettivo numero uno in assoluto per la difesa dell'Inter. Con il Torino c'è ancora da lavorare, quindi il problema è soprattutto nella trattativa con il Torino. Nel frattempo però vi segnalo che un giornalista brasiliano, ma che ormai possiamo definirlo anche italiano, Andersigno, che tempo fa abbiamo avuto ospite anche su Passione Inter, è sempre molto ben informato soprattutto sui calciatori brasiliani, ma non solo, ha detto che l'agente di Bremer è arrivato in Italia proprio in queste ore e lui, Andersigno, è convinto che Bremer arriverà all'Inter, quindi anche lui teniamolo sempre vivo. Ci sarà ancora da lavorare, come vi dicevo, ma l'Inter sta andando dritta sull'acquisto di Bremer. Per Bastoni invece si rifiutano e sono state rifiutate tutte le offerte, quindi alcune notizie che erano circolate nelle scorse settimane vi dicevo di prenderle con le pinze, ed infatti così poi è stato, e questa quindi è la situazione della difesa allo stato attuale delle cose. Dopodiché arriviamo a centrocampo che ad oggi, stando alle notizie che girano, sembra sia completo così, con Dumfries a destra e Bellanova, Barella e Gagliardini, un'altra coppia in mezzo, Brozovic e Aslani, la coppia davanti alla difesa, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, la coppia sul centro-sinistra, e Gosens e Darmian per la corsia di sinistra. Io continuo a tenere sempre un piccolo margine di incertezza, un po' sotto osservazione, la situazione di Denzel Dumfries, perché nel mercato non si può mai dire, ma soprattutto il mercato degli esterni è molto particolare. Quando c'è la Premier League di mezzo bisogna stare molto attenti. Dumfries ha diversi estimatori in Premier League. Però ecco, dal punto di vista tecnico, per quanto secondo me Dumfries si possa anche sostituire, sarebbe un po' un peccato perderlo adesso, soprattutto quando devi ricalibrare alcuni equilibri con la possibile partenza di Skriniar dietro a Dumfries, e soprattutto prima di un mondiale che può ulteriormente far schizzare in alto la valutazione di Dumfries. Quindi cercherei di tenerlo, e ad oggi il centrocampo quindi sembra abbastanza completo. Arriviamo poi all'attacco, dove dicevamo il mister ha come obiettivo quello di arrivare a 4 attaccanti più 3 giovani, più un giovane, scusate, che farebbe da quinto. E in attacco la questione è un po' intricata, perché ad oggi l'Inter ha a disposizione Lautaro Martinez, Romelu Lukaku appena tornato dal Chelsea, Correa, Dzeko più Sanchez e Pinamonti, e anche altri 2 giovani come Salcedo e Mulattieri che sono rientrati dai prestiti. Quindi bisogna sfoltire molto, bisogna arrivare ad avere 4 giocatori più un giovane, come ha detto Inzaghi. Pinamonti, l'Inter sta cercando di piazzarlo, potrebbe anche privarsene, però l'Inter è molto, non vuole perdere totalmente il controllo del calciatore, quindi non si sblocca la sua uscita, anche perché l'Inter lo valuta sopra i 20 milioni di euro, Pinamonti, ma potrebbero decidere di venderlo ad una cifra inferiore se però la squadra che lo acquista concede all'Inter un'opzione per il riacquisto, in modo che l'Inter quindi magari tra un anno o 2 possa decidere di riacquistarlo, anche se questo creerebbe qualche problema nel contabilizzare la plusvalenza a livello di bilancio. Comunque ad oggi la situazione su Pinamonti è questa, ed è in ritiro con Simone Inzaghi. Sanchez è un altro calciatore che stanno sicuramente cercando di piazzare. Il problema qui però non è economico, perché parlando con i dirigenti dell'Inter
hanno detto chiaramente che la soluzione a livello economico si trova anche abbastanza facilmente per Alexis. Però il problema è che lui sta rifiutando in questo momento tante offerte perché vuole rimanere ad alti livelli, vuole rimanere nei top campionati e nei top club dei top campionati. Quindi non è semplice, anche se qualcosina sotto si sta muovendo. Così comunque partendo Pinamonti e Sanchez rimarrebbero 4 attaccanti più Salcedo e Mulattieri, che penso andranno altrove, a meno che non si decida di mettere uno di loro due come quinto attaccante giovane, ma c'è un altro nome più caldo e vi dico dopo. Al momento quindi lo spazio per Dybala non c'è, non ci sarebbe, e arriviamo quindi ecco al tema più difficile anche da comprendere, perché la situazione, come dicevo, è abbastanza complessa. Su Dybala arrivano tanti messaggi contrastanti, anche Marotta sia in conferenza che poi in privato è veramente difficile da capire quello che sta facendo Marotta, è molto bravo a sviare, ma questo lo sappiamo benissimo, così come è difficile interpretare anche i messaggi che arrivano da altri dirigenti e non solo. Io sono convinto che l'Inter abbia in pugno Dybala e che finirà per arrivare. Non ci sono problemi secondo me col calciatore e con l'entourage, è chiaro però che il grande problema è fargli spazio, ovvero facendo partire uno tra Correa e Dzeko in aggiunta agli altri nomi che abbiamo detto prima. Considerando poi le caratteristiche dei calciatori più le dichiarazioni di ieri di Inzaghi, che ha parlato molto bene di Edin Dzeko, la sensazione, contrariamente a quello che pensavo io fino a qualche giorno fa, è che stiano cercando di vendere più Correa di Dzeko per poter far posto a Dybala, appunto. Tra l'altro Correa e Dybala sono in ballottaggio anche per un posto al mondiale con l'Argentina, casualità, ce la faccio a dirlo, del momento. Questa quindi è la sensazione un po' ad oggi sull'attacco e sulla composizione dell'attacco dell'Inter. Capite bene però che ci sono degli incastri che non sono impossibili, ma per i quali serve un grande lavoro affinché possa arrivare anche Paulo Dybala, che ripeto, per me l'Inter ha in pugno. Poi, se l'Inter deciderà di chiudere Dybala e di prenderlo subito e poi pensare alle uscite solo dopo, in un secondo momento, è un altro discorso, però vedremo. Andiamo verso la conclusione, allora, e verso la conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che abbiamo fatto sulla formazione che vi ho appena elencato, ripartiamo andando a disegnare quindi l'Inter 2022-2023 che si prospetta secondo le informazioni di cui siamo in possesso ad inizio ritiro. Ad oggi quindi possiamo prevedere un Inter che andrebbe a schierarsi con Handanovic o Onana in porta, in difesa Bastoni e Di Marco sulla sinistra, le coppie poi al centro. Io ho messo De Vrij con Milenkovic, anche se Milenkovic come posizione più naturale sarebbe sulla destra, per me sarebbe più naturale pensare che Bremer andrebbe inizialmente a fare il titolare sulla destra al posto di Skriniar con D'Ambrosio alle sue spalle e Milenkovic non parta titolare ma faccia il vice De Vrij. Vedrei difficile personalmente un inserimento di Bremer dopo comunque la cifra importante che verrà spesa e anche il valore del calciatore, metterlo in panchina, non lo so. Quindi io ho pensato a questa ipotesi qua, però poi magari succede che Bremer va a fare il vice De Vrij e Milenkovic parte titolare e lo scopriremo. Centrocampo confermato, quindi come detto con Dumfries Bellanova a destra, Barella Gagliardini, Brozovic Aslani, Çalhanoğlu Mkhitaryan sul centro-sinistra, Gosens Darmian sulla sinistra. L'attacco, infine, stando quindi alle considerazioni che vi ho fatto prima, ho messo Lautaro con Dybala alle sue spalle, che sarebbe un nuovo arrivo ancora con il punto di domanda, e Lukaku con Edin Dzeko come sua alternativa, come suo vice da questo punto di vista. Era un po' l'obiettivo degli ultimi anni e finalmente l'Inter potrebbe riuscire a fare questo. Vanno poi aggiunti, come detto, i giovani a questa squadra e Valentin Carboni sembra appunto il più sicuro di un posto e potrebbe essere lui quindi il quinto attaccante, togliendo quindi di fatto il posto a Salcedo e Mulattieri che dovrebbero partire. Poi si candida Casadei per un'altra maglia e un terzo giocatore da individuare e verranno valutati diversi talenti in ritiro. A me personalmente, non so cosa ne pensate voi, piace molto questa linea di valorizzazione dei calciatori del settore giovanile che anche se magari non giocheranno moltissimo in questa stagione però potranno comunque accumulare esperienze importanti. In più
uniamo questa linea anche a degli acquisti mirati molto giovani come Bellanova, come Aslani, di cui ha parlato benissimo in conferenza mister Simone Inzaghi, e francamente ne parlavamo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Non vedevo acquisti così giovani ed interessanti in prospettiva futura da parte dell'Inter veramente da diverso tempo, quindi secondo me questo è molto incoraggiante. Non so che cosa ne pensate voi, se ci avevate fatto caso anche voi. A me quindi, così per concludere, sembra che si stia costruendo una squadra molto molto competitiva per il campionato, e con chance di fare molto bene anche in Europa. Poi sappiamo che si è fatto tesoro delle esperienze dell'anno scorso, ma molto dipenderà dai sorteggi di Champions il prossimo 25 agosto, chiaramente. Mi sembra anche una formazione molto equilibrata, che permette di poter fare delle rotazioni tra i titolari e la panchina con il giusto mix di esperienza e di talenti da valorizzare. In definitiva, possiamo dire che ad oggi l'idea di arrivare all'inizio del ritiro della preparazione estiva con la squadra al completo o quasi è stata di fatto confermata quasi del tutto, e soprattutto si è visto che, a differenza dello scorso anno in cui si è agito in emergenza, lo sappiamo tutti, quest'anno si è vista una programmazione sicuramente maggiore e c'è anche una traccia di un progetto molto interessante da seguire, che appunto si intravede anche nelle operazioni che sono state fatte. Nei commenti allora vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate di questa formazione, se manca qualcosa in qualche reparto oppure se voi la vedete completa o cambiereste qualcosa. Aspetto i vostri commenti qui sotto. Mentre vi saluto, vi consiglio un altro contenuto da recuperare se non lo avete ancora ascoltato o visto, con il mio intervento dalla sede dell'Inter subito dopo la conferenza di Marotta e Inzaghi. Per chi ci ascolta in podcast vi lascio il link in descrizione, mentre per chi si trova su YouTube vi invito ovviamente a recuperare anche questo video cliccando proprio qui. Mi raccomando.